città a prevalenza araba questa, mi piace da morire. Ciao a tutti, siamo a Erbil. Ieri quando ci siamo fermati a Sulemania sul fiume, pare che buttando giù per sbaglio il casco di Amedeo abbia rotto il suo microfono, per cui mi sa che da oggi in poi forse non sentirete più Amedeo. Sentirete la mancanza? Bene, si parte. È fresco, sono 25 gradi, si sta molto bene. Ieri al posto di fermarci a Sulemania siamo venuti su per questa strada e siamo arrivati a Erbil. Adesso invece prenderemo questa strada qua, questa qua, che ci porta su, fa così e ci porta al confine con la Turchia. Bizacco. Per ben 2 volte in questo viaggio ho rischiato di perdere. Sono partita molto scettica con questo casco perché non ha la visiera, e quello che posso dire è che effettivamente quando faceva molto caldo aver avuto la visiera mi avrebbe forse riparata dalle folate bollenti di caldo. È vero, ho mangiato qualche insetto, sì, parecchi, qualcuno mi si è schiantato in faccia mi facendomi anche male, alcuni fanno veramente male quando sono grossi, ma d'altronde una volta come facevano, questo è un casco vintage per cui ha la bellezza ma anche quella scomodità dei caschi di una volta, però è costruito come treni moderni. Questo vuol dire che anche quando sta molte ore sotto il sole non si è mai scaldato. Il mio timore all'inizio era che mi si friggesse il cervello per il caldo, e in realtà è sempre rimasto un casco molto fresco. Devo dire che è bellissimo questo casco e non mi sono trovata male neanche con gli occhiali da sole. La prossima volta mi piacerebbe provarlo con una mascherina, giusto per avere più protezione agli occhi. Stamattina, che è quello che cerchiamo di fare da quando siamo entrati in questa bolla di caldo dell'Iraq, è chiedere all'hotel, dove la colazione comunque è inclusa, prepararci un box, una scatolina con qualche cosa per la colazione e la mangiamo in camera. Così riusciamo a partire come adesso per le 6:30. È un modo veramente per abbattere i tempi e per fare anche colazione, anche se non ho bevuto il caffè e quindi sono lenta a ripartire oggi. E nel mezzo dell'autostrada abbiamo un controllo. Welcome. Vai. Dopo tutta questa coda, sicuro, eccolo là, checkpoint, vabbè. A 5 km dal confine e adesso riprendiamo la marcia. Hello, Italia. C'è un labirinto. Cerchia a sinistra. Cosa mi dice che sarà scorrevole la parte curda e molto poco scorrevole quella turca? Siamo un camion o un taxi? Abbiamo fatto il controllo documenti là perché già hanno le moto da davanti e adesso proseguiamo. Qua vedo già che fanno ispezioni ai mezzi. Eccoci qui, stiamo per uscire dal confine. Adesso vi racconto. Siamo entrati alle 9:30 nel confine curdo e adesso sono le 10 e siamo usciti dal confine turco, siamo in Turchia. È stato il confine più veloce di queste aree del mondo dove alle volte i paesi confinanti si odiano. Forse qua c'è, in realtà non è vero che siamo usciti, c'è un altro controllo, attenzione. Il carnet ti ha chiesto? Ah, ce l'hanno chiesto il foglio. Il foglio lì l'abbiamo stampato ieri notte
Vai vai. Allora vi spiego un attimo. Ieri sera noi controlliamo sempre il forum di Overlander, che è un sito ma anche un'app utilissima per noi Overlander, per noi viaggiatori di a terra, perché è arricchito dall'esperienza di tanti viaggiatori che hanno appunto passato magari dei confini o in delle zone, e puoi trovare un sacco di informazioni aggiornate. Ieri sera Amedeo ha scoperto che al confine turco chiedevano questo foglio, che è un banale Excel che abbiamo scaricato ieri sera e stampato e compilato, e adesso ce l'hanno chiesto. Ma è stato assurdo. Confine curdo, ci hanno controllato un paio di volte i passaporti. Prima di passare al controllo passaporti turco ci hanno chiesto di pagare quella famigerata tassa di 38.000 dinari, circa 40 euro a moto. Tassa che noi abbiamo già detto di aver pagato a Basra, per cui ci siamo impuntati e non l'abbiamo pagata. Non pagatela, però so di tanti viaggiatori che l'hanno pagata. E poi a confine turco sì, ci hanno fatto aprire i bagagli, ci hanno controllato per bene i nostri bagagli delle moto, e poi ci hanno controllato i passaporti di Natale, Totti, Del Piero, insomma la classica lista di giocatori di calcio che ci unisce tutti nel mondo. E ragazzi, sono le 10 e siamo usciti. Quindi il nostro piano, che era in forze di raggiungere Urfa a seconda di quanto ci avremmo impiegato al confine, si fa. Sono 4 ore di viaggio. E là è Siria, oltre il fiume. Qui si incontrano i confini tra Iraq, Siria e Turchia. Vediamo dov'è il muro. Siria, Turchia e Iraq. E il fiume li divide. Ecco il Tigri. Guarda che ampiezza. Caspita, sì è vero, guarda. Ci sono le paperelle. Molto bello. Laggiù è il confine per entrare in Siria. Poco trafficato. Siamo a Nusaybin. Io me lo ricordo questo muro, che è il confine della Turchia con la Siria. Me lo ricordo la prima volta che lo vidi. Andate a guardarvi il video che feci nel mio primo viaggio. È sempre molto triste quando due paesi sono divisi da un muro così alto, un muro col filo spinato sopra, cortili militari lungo tutto il perimetro, azioni per Aleppo, Siria, Gaziantep, Baligolu. Siamo arrivati a Sanliurfa, Santa Urfa, l'antica Edessa, un luogo in Turchia dove io non vedo l'ora di tornare sempre. Torno e ci ritorno, con le sue vasche, con le carpe sacre, con la sua mescolanza di popoli, con la sua vivacità e i suoi colori. Comunque non mi sembra vero. Qui guidano non bene, di più tutti ordinati, rispettosi. Non sono più abituata, sono sempre in allerta perché penso che da un momento all'altro mi taglino la strada. Ciao! Sanliurfa è già Oriente. Carina questa vietta. Si sta restringendo sempre di più. Guarda come hanno grattato, solo che qua non è adobe. Ma è strettissimo. È una via pedonale questa.
a tutti, stiamo ripartendo adesso da Urfa, siamo stati in questo hotel che è un po' come stare in casa tutti insieme in famiglia, perché le camere sono in una corte interna di questo palazzo. Questo hotel ha 2 bellissime terrazze, per cui ve lo consiglio, abbiamo pagato poco, abbiamo fatto adesso colazione, caricate le moto qui nel vicolo, si riparte, adesso il buon Amedeo vi fa vedere dove ce ne andiamo. Buongiorno. Mi sembra più piena di quella dell'Ira. Sì. Allora, ieri siamo entrati da qua, dal confine di Zacco, a Abur, dove c'è il confine. Abbiamo ieri passato Cizre, Nusaybin, l'antica Nisibis, qua c'è il sito ecologico di Dara, che abbiamo visto un'altra volta. Siamo andati avanti e siamo arrivati a Urfa, a San di Urfa, la Santa Urfa. Oggi invece partiamo qua da Urfa, faremo questa strada qua, intercettiamo qua l'autostrada. Che inizia proprio a Urfa, si vede. Inizia a Urfa, questa blu, e qua ci porterà oltre Gaziantep, Osmanie, Adana e arriveremo stasera fino a Nikde. Che è un posto come un altro dove spezzare il viaggio e dormire. Esatto. Giusto? Niente di... non No, vedremo in realtà niente. c'è come un bel monastero scavato nella roccia, a parte questo è un posto dove fermarsi. Salutiamo San di Urfa con i suoi vicoli stretti, i suoi bei parchi, i siti archeologici. Città a prevalenza araba questa, città magnifica, mi piace da morire. Stretto. Eccoci, fiume strada. Ciao Urfa. L'Eufrate che ha coperto Zeugma, proprio questa. L'antico sito di Zeugma, molto bello, molto bello, i cui resti li troviate al museo Gaziantep di Zeugma Museum. Questa diga ha posto e pone moltissimi problemi geopolitici tra la Turchia e le vicine Siria e Iraq, perché questo tipo di dighe fa diminuire moltissimo l'afflusso a valle di acqua e quindi nelle vicine Iran e Iraq, creando appunto diversi problemi che si sommano a tutti gli altri problemi tra queste vicine nazioni. Ankara ci siamo messi l'antipioggia perché stava piovendo, adesso ho smesso, ma il cielo non è dei migliori sopra di noi, per cui è meglio essere previdenti e preparati. E mancano 100 km fino all'hotel che abbiamo prenotato, 23 gradi, non male, abbiamo fatto 435 km fino ad adesso, autostrade turche sono super scorrevoli, trafficate ma non è un traffico che non dà fastidio perché trovi comunque sempre la corsia di sorpasso libera. Sono molto belli questi tauri, ricoperti da una vegetazione fittissima. E saliamo, arriviamo fino a 2000 metri su questa strada. Non ci posso credere. Ma perché io buco sempre a 5 km dalla destinazione? Ho iniziato a sentire vibrazione ma ero a 120. Ha iniziato a fare così, ho detto sarà l'asfalto messo male. Siamo di nuovo così. Non so perché, non lo so, vi giuro non lo so come sia possibile. C'è qualcosa che non va qua perché in Iran mi sono detta forse ho preso troppo forte un dosso. Qui, cioè, avete visto, siamo da ore sull'autostrada, non ci sono buche, dossi, c'è niente. Cosa può essere? Sono in piedi col peso indietro, speriamo di farcela ad arrivare fino a non so dove,
portino a un posto dove possa riparare sta storia. Quanti gradi ci sono? 17. Fa veramente freddo. Restate con me, vediamo come va a finire sta storia. Boh, 3 km dopo siamo arrivati in città. Hello. Boh. Questa è la situazione. Guarda che roba. Questo è da buttare. Per fortuna che Amedeo aveva conservato la camera d'aria di ricambio che era già stata rattoppata in Iran. Il meccanico di auto qua ci ha messo una toppa seria sopra e 2500 km con la precedente camera rattoppata un po' male in Iran. Arriverò a casa anche con questa, spero. Buongiorno Danite, abbiamo dormito qui, riparata ieri la gomma anteriore della mia moto, speriamo che oggi regga. Rimane il dubbio che sia il caldo, che sia la toppa iraniana che non ha retto, insomma tutto un insieme di cose, fatto sta che seconda volta ho bucato. Volevo dire una cosa riguardo questo, perché alcuni di voi me l'hanno chiesto. Io ieri stavo andando a 120, 125, 130 comunque in autostrada. Mi avete chiesto qual è la sensazione quando ti mani a terra con la gomma. Non è che improvvisamente sbandi, io ho iniziato a sentire una strana vibrazione, il manubrio molto più morbido che andava a destra e a sinistra, e quindi campanello d'allarme, ho rallentato e man mano che rallentavo aumentava la sensazione, sto guardando la mappa, aumentava la sensazione di instabilità dell'anteriore, finché sono andata a 10, ero a 20 km/h e il manubrio faceva così. Ho guardato giù, ho visto, eccola là, questa sensazione me la ricordavo ed è la stessa che c'è sempre. Comunque insomma 10 km a 20-30 all'ora siamo arrivati al meccanico, ho risolto il problema e oggi si riparte. Allora, fa un freddo schifoso. Adesso partiamo qua da Nigde, che vi ho segnato ieri. Continuiamo con l'autostrada noiosissima che va su. Giriamo la cartina. Passiamo fuori Aksaray. Fuori Ankara per ovest. Passeremo Bolu, che dove tra l'altro ci siamo incrociati andando su all'andata verso Safranbolu, quindi prendiamo l'autostrada, passiamo per Bolu e stasera arriviamo ad Adapazari. Adapazari. Sì, lì. Che è vicino a Istanbul, un'oretta. No, un'oretta e 2 orette. Ok. Quindi qua. Salutiamo Nigd, che è stato la nostra fermata lungo questa lunga traversata verso l'Italia. Cani, sapete che i cani in Turchia sono molto tutelati, i cani randagi intendo, sono controllati dal punto di vista veterinario, e quelli che sono stati controllati e hanno tutti un'etichetta che li cataloga, li classifica, e sono trattati bene anche dalla popolazione i cani in Turchia, per cui stanno bene. In Iraq la situazione è ben diversa. Siamo abbracciati dalle montagne. Come vedete oggi abbiamo messo... Adesso facciamo una cosa. Azzeriamo il parziale. Allora, trip 2. Adesso con questi guanti è difficile. No. Ok, tieni premuto. Azzerato il trip 2, che è il parziale della giornata. Bene. Vediamo un po' quanti gradi ci sono. 14. Infatti siamo guanti invernali, antipioggia e sotto 20 termica. No dai, sotto la felpa termica e la termica sotto giacca. Vediamo, ma di pioggia. Caspita. Ah, ma è suo! È in direzione Istanbul! Caspita! Ci sono i cani! Buongiorno!
le nostre moto questa mattina ci hanno dormito i gatti sulle moto, carini, stamattina li abbiamo trovati che dormivano ancora. È piena di cani. Ciao amori, vedete come sono? I cani in Turchia sono dolcissimi, perché come vi ho detto sono trattati bene e quindi vogliono bene alle persone, però non in mezzo alla strada. E va bene. Ci sono qui 15 gradi, siamo coperti per bene e adesso partiamo. Allora, il piano di oggi, facciamo vedere una parte, è partire da qua dove abbiamo dormito, ad Apazeri, fare la O7, che è l'autostrada che passa fuori Istanbul, così, e arrivare a Edirne dove devo comprare le cartine e i filtri. Stessa strada dell'andata, no? Facciamo un pezzo di stessa strada dell'andata e dopo usciamo verso la Bulgaria. Questo è il piano di oggi. Ieri abbiamo fatto 625 km, adesso zero il trip e oggi ci aspettano oltre 700 km. Vediamo se siamo bravi, abbiamo due opzioni, dopo ve le diciamo. Una è 100 km più in là dell'altra, dipende tutto anche da quanto ci impieghiamo ad oltrepassare il confine. 15 gradi, però splende il sole, quindi è positivo. Bene, è positivo per il mio umore, visto che sono una maledetta meteoropatica. Eccoci arrivati a Edirne. I tavolini sono pieni di persone. La moschea sarà in restauro per parecchi anni, purtroppo per voi che non l'avete ancora visitata. 67 giorni fa siamo passati proprio per questa stessa strada e adesso siamo nella direzione opposta, si torna a casa. Ecco l'ultima moschea che vedrò in questo viaggio. Siamo al confine turco-bulgaro. Sofia. Dopo 414 km siamo entrati in Bulgaria, casa praticamente, e fino a Dragoman ne dobbiamo fare ancora 350. Oggi giornata cappale, più di 700 km qua con la Tenerella che non teme niente, neanche i lunghi trasferimenti. L'unica cosa che ne soffre di tutto ciò è il mio posteriore, vi assicuro. Penso anche quello di Amedeo, anche se non ha la sella ripassata. Però è bello avere una media enduro in cui poter fare tutto quello che avete visto in questo viaggio. Avere comunque una moto snella e leggera rispetto a altre bicilindriche del segmento o maxi enduro via in autostrada. La vignetta vi ricordo che non si paga per le moto in Bulgaria. ...657 chilometri e ne mancano ancora 102. Voglio morire. Dura. Mi si incastra nel velcro sta roba, guarda che schifo. Penso alle donne. Siamo arrivati a Sofia. Sono le 5 di mattina. Siamo a Dragoman e io non so qual è stato il chilometraggio più lungo che avete fatto con la vostra moto. Oggi abbiamo deciso di arrivare fino a casa e da Dragoman sono 1005 km. I nostri amici camionisti sono già in coda. Adesso facciamo quella serba. Sono
le 11 circa, ho già bevuto 3 caffè, di cui uno doppio. Abbiamo percorso 464 km, siamo quasi a metà della giornata. Abbiamo incontrato anche 2 motociclisti del Lago Maggiore che arrivavano dalla Transfagarasan in Romania. Ciao Serbia, entriamo in Croazia. Confini però hanno il loro fascino. Questo è troppo vicino a casa per avere fascino. Lì però stupendo. Ultima benzina del viaggio qui in Slow. Tra le spalle 853 km fatti, un bel po', Il verde della Slovenia è sempre incantevole. Don't need to be a bad poker face, I promise. Italia! Sono tornata in Italia! Casa, casa, si torna a casa! Allora, guardate, per me il senso del viaggio è sempre stato l'andare, ma soprattutto anche il tornare. È da quando ho 20 anni che mia mamma mi chiama la ragazza con la valigia, perché mi ha sempre visto partire. Ma è vero che a me piace partire, però mi piace partire per ritornare in un luogo che senta casa, anche se in questi anni non ho ancora ben capito che cos'è e qual è e dov'è casa per me. Vediamo se ce la canta quel gattaccio nero che ruba le pappe in giro, quel mostro nero. Casa! 70 giorni dopo non ci hanno derubato, non ci siamo fatti male. Come ogni viaggio che si rispetti si conclude con la canta. Non è molto affettuosa, però sono molto contenta che sono tornata e siamo tornati qua all'Ovile. Spero vi sia piaciuto viaggiare con noi, spero che vi abbiamo acceso un po' di curiosità verso quei luoghi che in fondo non sono così lontani. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace, commentate, questo mi aiuta tantissimo. Buoni sogni e alla prossima avventura. Ciao!